Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo insieme un progettino facile a ferri, quindi se anche siete dei principianti questo può essere un tutorial anche per voi. Questo berretto l'ho fatto usando un filato che ha anche il pompon, poi il pompon se volete lo usate oppure no, oppure se preferite utilizzate un altro filato. Per fare il berretto ho usato poco meno di un gomitolo, ho avanzato questo e ho usato ferri circolari, ma il lavoro non è circolare, potete utilizzare i ferri che preferite. Ho usato i ferri da 4 mm per la parte del punto elastico e da 5 mm per tutto il resto del berretto. Le misure che io vi do sono per un adulto. Il mio berretto misura circa 42 cm di circonferenza ed è alto circa 21 cm e ho iniziato con 88 punti. Voi se volete fare un berretto di misure diverse, perché per esempio lo volete fare per un bambino, come sempre bisogna fare un campioncino caricando un numero di punti che mi dia una grandezza un po' più grande di 10 cm e lavorando almeno 5 cm di punto, del punto che volete utilizzare. In questo modo potete misurare quanti punti ci stanno in 10 cm e quindi calcolare quanti punti vi servono per partire per la circonferenza che volete voi, considerando che la circonferenza del berretto non deve essere uguale alla circonferenza della testa, altrimenti è troppo largo. Questo per esempio è largo 42 cm per la mia testa che è circa di 55 cm. Quindi considerate circa 10-12 cm in meno per il berretto rispetto alla circonferenza della testa per cui state facendo il berretto. Per questo progetto ho deciso di utilizzare questo filato, è il Lulu della Mondial e oltre al gomitolo viene già anche un pompon che poi deciderò se utilizzare o meno. Sono gomitoli da 100 grammi e il gomitolo è lungo circa 140 metri. La composizione è 50% microfibra, 35% lana vergine merino, 15% ancora microfibra. E sono consigliati ferri o uncinetti da 5,5 e 6,5 e in questo gomitolo è compreso all'interno anche un modello, ma noi ne lavoriamo uno diverso. Se volete utilizzare anche voi questo filato vi lascio nel primo messaggio sotto al video come sempre il link della merceria Arcobaleno dove potete trovare questo filato in questo ed altri colori. Fatemi sapere se questo progetto vi piace e soprattutto se vi piace l'idea di fare qualche progetto a maglia e quindi che vi proponga qualche tutorial anche di maglia. Fatemi sapere appunto se vi piace questa idea lasciandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo montando i punti e li montiamo come preferiamo. Io faccio un nodino iniziale e poi monto i punti nel metodo classico. 2, 3, 4, 5, 6. Una volta montati tutti i punti che ci servono, io ho montato 88 punti più i 2 di bordo, iniziamo a lavorare. Il primo punto è il punto di bordo e lo lavoriamo solo nel primo ferro, a dritto, punto di bordo. Ed ora cominciamo la ripetizione. Lavoriamo 2 dritti, 1, 2 e 2 rovesci, 1, 2 e ripetiamo 2 dritti, 2 rovesci fino alla fine della riga dove resteremo con l'ultimo punto che è il punto di bordo. 2 dritti,
2 rovesci, e l'ultimo punto è il punto di bordo che lavoreremo sempre dritto in tutti i ferri. L'ultimo punto, il punto di bordo, alla fine lo lavoriamo dritto. Giriamo il lavoro e da adesso in poi il primo punto, il punto di bordo, che non fa mai parte del motivo, lo passiamo sempre così in tutti i ferri e continuiamo a lavorare il punto elastico, lavorando da qui in poi i punti come si presentano in tutti i ferri. Dove vediamo dritti, lavoriamo dritti, dove vediamo rovesci, lavoriamo rovesci. Oppure, se preferite, iniziamo tutti i ferri con 2 dritti e poi 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci, e così fino alla fine della riga. Che l'ultimo punto, il punto di bordo, lo lavoriamo sempre dritto in tutti i ferri. E proseguiamo lavorando il punto elastico 2-2 fino all'altezza desiderata per il punto elastico. Per il mio punto elastico ho lavorato 11 righe di punto elastico 2-2 e sono alte circa 4 cm. Voi potete lavorare tutte le righe che volete. Da qui in poi lavoriamo il motivo che ho scelto per questo berretto. Il punto è un punto multiplo di 6, quindi il numero di punti che abbiamo sul ferro deve essere multiplo di 6. Abbiamo iniziato con 88 punti, che diviso 6 fa 14,6, quindi 88 non è un multiplo di 6. Con la prossima riga quindi ci portiamo al multiplo di 6 più vicino, che nel mio caso è 90. Voi fate i punti con cui siete partiti, diviso 6, fa un numero, nel mio caso 14,6, arrotondo per eccesso 15, 15 per 6 fa 90, quindi 90 è il numero di punti che dobbiamo avere per lavorare tutto il resto del berretto. Sono 2 aumenti e li distribuiamo mettendoli uno all'inizio e uno circa a metà, ma se voi avete per esempio un numero, non lo so, dovete aggiungere 3 punti, 4 punti, quel che è, prendete il numero di punti con cui siete partiti, 88, diviso il numero di aumenti che dovete fare, nel mio caso 2, e fa 44. Vuol dire che se proprio vogliamo ripartirli perfettamente dobbiamo lavorare 43 punti, un aumento, e poi di nuovo 43 punti, un aumento. Voi qui mettete il numero di aumenti che dovete fare per arrivare al multiplo di 6 superiore al numero di punti che avete. Da qui in poi iniziamo a lavorare col ferro più grosso. Io lavoro con un ferro da 5 mm. Passiamo il punto di bordo e lavoriamo tutta questa riga a dritto, lavorando appunto gli aumenti che dobbiamo lavorare per arrivare ad avere un multiplo di 6 di punti, esclusi i punti di bordo. Come aumento lavoriamo 2 punti da un punto, quindi per l'aumento entro nel punto come per lavorare un dritto, porto fuori il filo, tengo il punto nel ferro e rientro da dietro. Prendo il filo e adesso sì, faccio scivolare il punto, e questo è l'aumento che facciamo. Tutto il resto dei punti li lavoriamo dritti. Rivediamo come fare l'aumento. Entriamo nel punto a dritto, portiamo fuori il filo, non facciamo cadere il punto, rientriamo da dietro, prendiamo il filo e adesso sì, facciamo scivolare il punto. Tutto il prossimo ferro lo lavoriamo a rovescio, ricordando che il primo punto, il punto di bordo, lo passiamo sempre e l'ultimo punto lo lavoriamo sempre dritto. Da qui in poi iniziamo a lavorare il motivo che lavoreremo per tutto il berretto. È un punto che si compone di 8 righe.
Questo è il dritto del lavoro e se vogliamo possiamo mettere un marker nell'ultima riga, in un punto dell'ultima riga che abbiamo lavorato, per identificare uno il dritto del lavoro e due perché se siamo principianti e nel lavorare il motivo perdiamo il conto delle righe e non siamo sicuri di dove comincia, in questo modo sappiamo che il motivo inizia dalla riga successiva al marker. Per la riga 1 passiamo il punto di bordo e il motivo che lavoriamo per tutto il ferro è 3 dritti, 1, 2, 3, un rovescio, un dritto, un rovescio. E ripetiamo questa sequenza per tutta la riga. 3 dritti, un rovescio, un dritto, un rovescio. 1, 2, 3 dritti, un rovescio, un dritto, un rovescio. E ripetiamo questa sequenza per tutto il ferro. Nella riga 2 passiamo al punto di bordo, lavoriamo 3 dritti, 1, 2, 3 e 3 rovesci, 1, 2, 3. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga, 3 dritti, 3 rovesci. La riga 3 è uguale alla riga 1. Passiamo il punto di bordo, lavoriamo 3 dritti, 1, 2, 3, un rovescio, un dritto, un rovescio. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga. 3 dritti, un rovescio, un dritto, un rovescio. Per la riga 4 lavoriamo tutto un ferro a rovescio. Nella riga 5 lavoriamo un rovescio, un dritto, un rovescio, 3 dritti, 1, 2, 3. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto questo ferro. Un rovescio, un dritto, un rovescio, 3 dritti. E nella riga 6 lavoriamo 3 rovesci, 1, 2, 3 e 3 dritti, 1, 2, 3. E ripetiamo 3 rovesci, 3 dritti per tutto questo ferro. La riga 7 è uguale alla riga 5. Lavoriamo un rovescio, un dritto, un rovescio e 3 dritti. 1, 2, 3. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga. Un rovescio, un dritto, un rovescio, 3 dritti. E per l'ottava riga lavoriamo tutta una riga a rovescio. E queste sono le 8 righe che compongono questo punto.
Ora non ci resta che ripetere dalla riga 1 alla riga 8 tutte le volte che ci serve per arrivare all'altezza del nostro berretto. Vi ho preparato lo schema scritto in modo che vi sia più semplice lavorare tutto il resto del berretto. I numeri rappresentano ovviamente i numeri delle righe e il lato in cui c'è il numero determina il verso in cui leggiamo lo schema. Quindi la riga 1 la leggiamo in questo verso: dritto, 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 rovescio, dritto, rovescio. Poi la riga 2 torniamo indietro: dritto, 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 rovescio, rovescio, rovescio e così via. Voi potete fotografare lo schermo oppure riscrivervi lo schema. Ho ripetuto il motivo di 8 righe per 5 volte in totale. Voi potete fermarvi alla riga 8 o alla riga 4, è indifferente, per arrivare all'altezza che vi serve più o meno per il berretto. Il mio al momento è alto circa 20 cm. Ed ora facciamo le diminuzioni. Passiamo il punto di bordo e per tutta la riga lavoriamo 2 punti insieme a dritto per tutta la riga. E l'ultimo punto, come sempre, lo lavoriamo dritto. Giriamo il lavoro e sul rovescio lavoriamo una riga di diminuzioni a rovescio, prendendo 2 punti insieme in questo modo e diminuiamo tutta la riga prendendo sempre 2 punti insieme a rovescio. In questo modo. Alla fine della riga ci resta un punto da lavorare rovescio e il punto di bordo. Tagliamo il filo lungo per poter cucire e con un ago da lana passiamo il filo attraverso tutti i punti che ci rimangono. Sfidiamo i ferri e tiriamo il filo per chiudere il foro. Tiriamo bene, passiamo ancora tramite i punti finché chiudiamo bene il forellino in questo modo. Passiamo il filo dietro e facciamo un nodo. Ed ora cuciamo i lati del berrettino usando i nodini che abbiamo creato con i punti di bordo, entrando in un nodino da una parte e in un nodino dall'altra parte. Un nodo di qua, un nodo di qua, cucendo sul dritto del lavoro.
e via via tiriamo, non troppo ma abbastanza per unire le due parti. Saldiamo bene anche la parte sotto. Il filo con cui abbiamo cucito lo annodiamo sul retro e lo nascondiamo tra i punti. Nascondiamo anche il filo con cui abbiamo iniziato il lavoro. E il berrettino è pronto. Il pompon possiamo metterlo come non metterlo. Io l'ho aggiunto perché lo trovo molto simpatico e l'ho cucito con ago e filo semplicemente, e poi ho annodato dentro e nascosto i fili qui su. Spero tanto che questo semplice progettino vi piaccia e che lo rifacciate. Se rifate questo berrettino con questo filato o anche con un altro filato, ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Sapete che adoro vedere i vostri lavori. Potete farlo taggandomi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!